Benvenuti a Tai Chi, discorsi sul Tai Chi con il maestro Enrico Randi. Grazie Vincenzo e grazie a tutti gli ascoltatori. In questo podcast esploriamo il Tai Chi Chuan e il Qigong in tutta la loro profondità, dalla pratica quotidiana alle radici filosofiche, dalla storia secolare agli aspetti culturali che li rendono unici. Ogni episodio è un viaggio tra parole e movimento, per chi cerca consapevolezza, equilibrio e un contatto autentico con la tradizione. Pronti a scoprire cosa si nasconde dietro al gesto? Iniziamo insieme questo cammino. Ciao Enrico, oggi di cosa tratteremo? Ciao Vincenzo, grazie. Oggi andremo a parlare delle connessioni fra la medicina tradizionale cinese e la pratica del Tai Chi e del Qigong in generale. C'è da dire che queste connessioni sono molto strette e fanno di uno strumento dell'altro. La medicina tradizionale cinese è il risultato di millenni di osservazioni sulle persone e i suoi concetti, i suoi metodi diagnostici e di cura, essendo molto antichi, non necessariamente seguono il nostro metodo moderno che amiamo chiamare scientifico. Ricordo a tutti qui che la medicina, anche la medicina occidentale, non è una scienza. La medicina occidentale è più che altro una statistica che utilizza la scienza, la chimica e la fisica per le sue statistiche, però è più che altro una statistica, nel senso che si vede poi tutte le medicine devono essere sperimentate per tanti anni, perché appunto bisogna vedere che reale effetto hanno sul paziente e su vari tipi di pazienti, vecchi, giovani, uomini, donne, bambini e così via, in base alla loro storia clinica, eccetera. Quindi comunque la medicina tradizionale cinese, essendo molto antica, diciamo che non poteva utilizzare gli strumenti scientifici che invece la nostra medicina moderna può utilizzare. E questo la rende agli occhi di noi occidentali come una specie di magia, come una specie di cosa strana. Infatti a me mi è capitato più di una volta che mi hanno posto la domanda: ma tu ci credi alla medicina tradizionale cinese? No? Come se fosse una cosa a cui crederci o meno, come se fosse un atto di fede, diciamo, come una religione o qualcosa del genere. Ecco, la domanda giusta non è tu ci credi, ma la domanda giusta è: ma tu la segui? Perché mentre nella nostra medicina nella nostra medicina occidentale, quando qualcuno ha qualche malattia, viene focalizzato su quella particolare cosa che non funziona, la medicina tradizionale cinese è una medicina olistica, e cioè che coinvolge tutto quanto il corpo, perciò è tutto quanto la vita. Quindi se a me mi fa mal di testa, nella nostra medicina occidentale mi prendo per esempio una pastiglia per il mal di testa, oppure qualche antidolorifico, oppure qualcosa del genere. Invece la medicina tradizionale cinese bisogna che tu modifichi i tuoi comportamenti, la tua vita, quello che mangi, l'orario che vai a letto, la tua postura, tutto quanto quello che riguarda la tua vita per far sì che questo mal di testa ti passi, per esempio, con un mal di testa, no? Quindi la domanda giusta in realtà non è tu ci credi, ma è tu la segui. Seguire la medicina tradizionale cinese è una cosa che coinvolge tutti gli aspetti della vita, tutti gli aspetti della tua vita, perché è una medicina, appunto, come abbiamo detto, olistica. Devo dire che sono stato uno di quelli che ti ha chiesto se tu ci credevi o no. Una delle prime volte in cui abbiamo
parlato di medicina cinese e te lo chiesi esattamente con lo spirito come tu lo stai descrivendo, è come se fosse qualcosa di magico, di come una magia, come un qualcosa a cui credere, e rimasi sorpreso dalla tua risposta. Sì, perché quello che a noi ci fa sorgere queste domande è la spiegazione di come funziona. Se andiamo a vedere poi quello che dice, ci accorgiamo che ci prende praticamente sempre rispetto alla nostra medicina. Faccio un esempio per spiegare questa cosa. Per esempio, il fegato è legato all'elemento legno e il cuore è legato all'elemento fuoco. Quindi fuoco, legno. La spiegazione della medicina tradizionale cinese dice ok, quindi il fegato è un promotore del cuore. Questo lo sappiamo tutti, no? Perché il fegato purifica il sangue, purificando il sangue migliora l'azione del cuore e quindi purificando il sangue è un promotore del cuore. Il risultato è giusto. È la spiegazione che a noi ci lascia un po' perplessi. È perché uno è legno, l'altro è fuoco. E quindi uno dice: ma come? Aspetta un attimo, come il legno e l'altro è fuoco? È la spiegazione che noi ci lascia perplessi, perché non ci viene a dire quella molecola, quell'altra molecola, come noi siamo abituati ad ascoltare su queste cose della medicina. Un'altra cosa, per esempio, è i gusti legati agli elementi. Il gusto del salato è legato all'elemento acqua, e quindi, ritornando al discorso che il cuore è legato all'elemento fuoco, acqua, fuoco, il sale fa male al cuore perché il sale è legato all'acqua, il cuore il fuoco. È forse non vero? Lo sappiamo tutti che le cose salate fanno venire l'arteriosclerosi e quindi chiudono le coronarie, ti fanno venire gli infarti, fanno male al cuore. E quindi un'altra cosa che ha spiegato, cioè un altro risultato che è vero. Però è sempre il discorso della spiegazione che a noi ci frega, perché ci sono i gusti legati agli elementi, il gusto del salato è legato all'acqua, e quindi l'acqua è col cuore che è un elemento fuoco, l'acqua fuoco, quindi l'acqua fa male, il sale fa male al cuore perché il sale è acqua e il cuore è fuoco. La spiegazione ci lascia perplessi, ma il risultato è accettato anche dalla nostra, è ampiamente accettato anche dalla nostra medicina. Forse questo lo rende più facile da comprendere? Cioè, il discorso è che loro non avevano la medicina tradizionale cinese è appunto, come questo libro che andremo a parlare, il Guanding e Jing, è un libro che è stato scritto probabilmente 800-900 anni prima di Cristo, quindi non avevano, diciamo, il supporto della chimica e della fisica per fare l'attack o per fare la risonanza magnetica per vedere, non avevano questo supporto, e quindi arrivavano alle stesse conclusioni, perché è osservazione, è statistica, quindi l'uomo, diciamo l'essere umano era molto simile anche allora, arrivavano alle stesse conclusioni ma con delle spiegazioni totalmente diverse, che non coinvolgevano chimica o fisica. È questo che a noi ci lascia perplessi e che ci fa pensare che sia qualcosa di mistico. Però quello che dobbiamo capire è che, essendo la medicina una statistica, un'osservazione sull'essere umano di quello che succede, in realtà questa medicina tradizionale cinese è super efficace e super efficiente. L'unica cosa, diciamo, che con la quale si potrebbe integrare con la nostra medicina occidentale è, per esempio, la chirurgia, perché la medicina tradizionale cinese è basata principalmente sulla prevenzione. Quindi se tu arrivi che hai una malattia grave, secondo il medico tradizionale cinese sei già arrivato lungo, dovevi agire prima, quindi a quel punto lì i trattamenti sono quelli che possono essere, cioè a volte possono essere efficaci. Invece la nostra medicina, magari uno ha qualche cosa, ti esportano lo stomaco, ti esportano i polmoni, quello nella medicina tradizionale cinese antica non c'era. Oggi in Cina
la maggioranza degli ospedali sono proprio nel loro nome, cioè sono ospedali integrati di medicina occidentale e medicina tradizionale cinese, in cui cercano, cioè questa è la nuova frontiera che c'è negli ospedali cinesi, cercano di integrare la medicina tradizionale cinese e la medicina occidentale, che subentra principalmente per un discorso di chirurgia. Cioè, una volta che sei arrivato lungo, agisci più con la medicina occidentale, e invece per far sì che la malattia non ti venga, agisci più con la medicina tradizionale cinese. C'è un'altra cosa da dire, cioè se io devo andare a lavorare e mi devo svegliare domattina alla tal ora per andare nel tal posto e c'ho mal di testa, la medicina tradizionale cinese mi dice: guarda che tu lavori troppo, dovresti prenderti un giorno di riposo, ma magari questo il mio capo non è tanto d'accordo, quindi mi mangio una pillola e vado, mi faccio passare il mal di testa con un po' di ibuprofene e vado a lavorare. E quindi la medicina tradizionale cinese, oltre che il discorso che dicevamo prima, è anche, diciamo, non sempre coordinata con la società moderna, che ti impone certi ritmi che una volta probabilmente era diverso. Cioè, quando lavoravi i campi, se quel giorno lì stavi male potevi stare a casa, invece adesso il ritmo di vita, la vita delle persone è cambiata, e quindi è difficile riuscire appunto a seguire tutte queste prescrizioni, e se io non le seguo non mi curo. Invece la nostra medicina agisce più sui sintomi. La nostra medicina, a guardarci bene, è nata nella seconda metà del XIX secolo, quando appunto è nata la chimica, sono stati sviluppati la chimica e la fisica eccetera, e nel 1850 l'acetilazione delle varie molecole che hanno fatto dall'acido salicilico, l'acido acetilsalicilico, che è l'aspirina, hanno costruito tutte le nostre medicine che stiamo usando adesso, a incominciare dall'aspirina, la morfina, qualsiasi cosa, mentre prima del XIX secolo, che non è la preistoria, la nostra medicina era una medicina inesistente. Cioè, nel 300-400 i medici ti perforavano il cranio per far uscire gli spiriti malvagi, e il più delle volte provocavano la tua morte. Negli anni passati, cioè, la medicina nostra occidentale non esisteva. L'unica forma di medicina occidentale che esisteva era quella praticata da alcune persone, che poi venivano bruciate sul rogo come streghe, perché andavano a cercarsi le varie piante, le varie medicine, le varie cose. Poi c'era uno malato che il medico, riconosciuto dalla corte, non riusciva a guarire, arrivavano loro, lo guarivano, è una strega, e la bruciavano, per dire, no? Quindi questa era la forma di medicina che avevamo noi, il nulla, l'ignoranza più totale. Si è sviluppata la nostra forma di medicina occidentale solo nel XIX secolo, quando hanno incominciato a studiare delle medicine vere. Mentre la medicina tradizionale cinese è antica di millenni, e quindi c'ha molte più esperienza, c'ha molte più statistiche. Le statistiche si basano sui numeri, più sono grandi i numeri e più hai possibilità di prenderci, quindi hanno molto più possibilità statistica rispetto alla nostra. Quindi, come dicevo prima, la medicina tradizionale cinese è una medicina vera, super efficace, olistica, e che a noi come occidentali, con la forma che abbiamo, no? Il cogito ergo sum, non ci convince per via della spiegazione, ma che se uno va a guardarci un attimo in maniera più approfondita, vedrà che il risultato non è mai messo in contraddizione, e quando è messo in contraddizione all'inizio, poi la medicina occidentale si sviluppa ulteriormente e trova che avevano ragione loro. Come per esempio l'agopuntura. 30, 40, 50 anni fa era considerato come un santone, cioè se uno ti andava in giro e ti faceva l'agopuntura, praticamente poteva essere arrestato, perché si stava facendo dei trattamenti medici non autorizzati, eccetera. Fin quando la medicina occidentale si è sviluppata abbastanza da capire che avevano ragione loro, e adesso l'agopuntura è una cosa utilizzata da tutti, perfino negli ospedali. Era solamente perché la nostra medicina non era sviluppata abbastanza da capire
Un esempio è l'agopuntura. Ecco, potrei dire che un altro esempio è il Tai Chi. Recentemente United States Health and Human Services hanno promosso il Tai Chi come il miglior sport, la miglior attività per la prevenzione delle malattie cardiache e muscoloscheletriche, caratteristiche che già i praticanti cinesi lo sapevano già dall'inizio. Un altro esempio è per esempio un altro studio intitolato Effectiveness of a Therapeutic Tai Chi Chuan Intervention Against Multimodal Exercise Intervention to Prevent Falls Among Older Adults at High Risk of Falling, cioè praticamente uno studio sul Tai Chi rispetto ad altri tipi di esercizi per prevenire le cadute nelle persone anziane a rischio di cadute, pubblicato il 10 settembre del 2018 sulla rivista medica JAMA International Medicine, una rivista tra le più famose americani, e lo studio ha notato che il Tai Chi Chuan è il 60% più efficace nel ridurre il rischio di cadute rispetto ad ogni altra attività. Quindi questi sono solo degli esempi per dire che piano piano anche la nostra medicina si sta svegliando per capire che i cinesi queste cose qui le sapevano già da tanto, e quando le dicevano venivano derisi, e piano piano invece la nostra medicina sempre del cogito ergo sum si sta svegliando su queste cose, e sta capendo che in realtà i metodi e le prescrizioni della medicina tradizionale cinese in generale e delle attività proprie della medicina tradizionale cinese, come per esempio il Tai Chi e il Qigong, sono effettivamente superiori a qualsiasi trattamento che la medicina occidentale moderna. Questo perché la medicina tradizionale cinese si basa sul Qi, sul concetto di Qi. Questo Qi, che può essere tradotto in 1000 modi, la brezza vitale, il soffio vitale, eccetera, praticamente è la vita in generale. Lo yin e lo yang si incontrano per dare origine al Qi, cioè lo yin e lo yang, il maschile e il femminile, si incontrano e danno origine al Qi. Possiamo pensarlo come alla vita. E secondo la medicina tradizionale cinese, la salute generale di una persona è correlata a come il Qi scorre attraverso il corpo, mentre il suo blocco o il suo ristagno sono la fonte di tutte le malattie. Questo Qi si trasmette lungo il corpo attraverso i meridiani. Ci sono 12 meridiani principali e 8 canali straordinari che percorrono tutto il corpo e attraverso i quali scorre questo Qi. Questi meridiani, questi canali si incontrano in alcuni punti ben definiti, e questi punti ben definiti io ne andrò a citare principalmente 4, che sono quelli su cui il Tai Chi lavora maggiormente, e sono i 4 punti fondamentali perché andando a agire su questi 4 agisco su più meridiani contemporaneamente, perché è un incrocio, agisco su più meridiani contemporaneamente per sbloccare appunto le funzioni del Qi, e quindi sono i più importanti, diciamo. Ribadisco che questo discorso dei meridiani, del flusso del Qi, così, che a noi ancora ci sembra strano, ma che addirittura fino a poco tempo fa era considerato come una pratica addirittura nociva e anche illegale, è quello su cui si basa l'agopuntura di cui parlavamo prima. Quindi è una pratica che è stato accertato che questi canali, questi meridiani, questi punti di incontro sono stati accertati anche tramite il nostro modo di pensare occidentale come super efficaci. Questi 4 punti sono il punto più alto del corpo, che è la nostra connessione col cielo, che si chiama Bai Hui o Tianlin nel linguaggio colloquiale. Poi c'è il suo opposto, che è la connessione col terreno, è il punto in mezzo al piede dove il piede crea la ventosa, dove non tocca terra, che si chiama Yongquan. Poi c'è il punto, diciamo, mediano del corpo, che si chiama Dantien, e poi c'è il suo opposto che si chiama il Mingmen. Andrò a terminare questa puntata di oggi appunto dando una brevissima descrizione di questi 4 punti.
Allora, il Dantian, tradotto letteralmente come campo del cinabro, si trova 3 dita sotto l'ombelico e 2 dita all'interno. È il vero centro del corpo ed è considerato il luogo in cui risiede il Qi, il luogo da cui deve passare il Qi per far fluire tra la parte superiore e quella inferiore del corpo. Queste descrizioni le sto leggendo, traendole dal mio libro, che ha una breve sezione anche su questo che riguarda la medicina tradizionale cinese. Il suo opposto, nella parte posteriore del corpo, diciamo leggermente sopra l'osso sacro, si chiama Mingmen, tradotto letteralmente come la porta della vita, si trova all'opposto del Dantian, alla stessa altezza, nella parte posteriore del corpo, nella regione sacrale. Funziona in accordo con il suo opposto ed è considerato come la porta da cui si genera il respiro. Poi c'è il Bai Hui o Tianling. Bai Hui è il termine medico usato nella medicina tradizionale cinese, mentre Tianling è un termine più colloquiale usato tra le persone. Io nel mio libro li ho usati entrambi in maniera indistintamente, come fanno normalmente i cinesi, eccetto che siano 2 medici che parlano fra di loro, in questo caso usano il termine Bai Hui. Quindi Bai Hui, tradotto letteralmente come centinaia di associazioni, oppure Tianling, che vuol dire lo spirito del cielo, è il punto più alto del nostro corpo ed è quindi situato nella parte superiore del cranio. È la nostra connessione con il cielo o il paradiso, siccome nella lingua cinese il carattere Tian sta sia per paradiso che per cielo, e allunga il nostro corpo verso l'alto, permettendoci di rimanere dritti e di assumere una posizione retta. Detto in altro modo, è quello che ci divide dalle scimmie, perché ci mantiene in posizione retta. Yongshuan, tradotto letteralmente come sorgente zampillante, è situato al centro del plantare ed è solitamente un punto vuoto, nel senso che non tocca direttamente il terreno, creando una sorta di cavità. È la connessione con la terra e possiamo pensarvi come una ventosa. È l'opposto del Tianling. Tutte queste cose che abbiamo detto della medicina tradizionale cinese derivano da un libro fondamentale a cui Chen Wanting, che è il fondatore del Tai Chi, si è molto probabilmente ispirato per codificare il Tai Chi, che è Huang Di Nei Jing, del quale andremo a parlare nella prossima puntata, e sono punti fondamentali su cui tramite la pratica del Tai Chi si va a lavorare in maniera estensiva. Ok, siamo al termine, anche se sarebbe bellissimo approfondire, magari lo faremo più avanti. Siamo al termine della nostra puntata. Grazie ancora Enrico. Volevo ricordare a tutti di seguirci su Spotify e di attivare le notifiche, così saprete sempre quando un nuovo episodio sarà pubblicato. Con questo grazie a tutti, grazie Enrico ancora e alla prossima.